Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro i quali ieri mi hanno scritto per informarsi sullo stato di salute della mia caviglia. La mia caviglia sta bene, ci ho messo un po' di ghiaccio e sono riuscito anche a salvare la mia corsetta serale, anche se devo ammettere che non è stata la cosa più saggia del mondo correre su una caviglia dolorante, ma grazie al cielo oggi sto bene, quindi grazie infinite a tutti quanti. E veniamo all'argomento del giorno, ovvero i messaggi di errore improvvisi e fastidiosissimi che si aprono sul nostro computer mentre stiamo facendo una qualsiasi operazione oppure stiamo utilizzando un programma. Vedremo insieme come capirne le cause e risolverle in un battibaleno. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. Ti è mai capitato di star lavorando tranquillamente su un qualsiasi programma quando all'improvviso... Cosa fare in questi casi? Siamo letteralmente schiavi dell'errore e tutto ciò che possiamo fare è cliccare OK e aspettare che il programma si chiuda o crashi irrimediabilmente. Ebbene, devi sapere che la soluzione mi è stata suggerita da uno youtuber americano molto bravo che ti ho citato in precedenza e che si chiama Tio Joe con un suo recente short. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Come puoi vedere sul mio desktop ho creato qui un file in Visual Basic che serve a generare un errore casuale. E quindi andiamo a generare un qualunque errore sulla nostra macchina, sperando che questo non mandi in crash l'intero sistema. Ecco qua, siamo stati fortunati. Errore 651. Il modem o un'altra periferica di connessione ha segnalato un errore. Normalmente, di fronte ad una situazione del genere, come ho detto prima, saremmo completamente impotenti. L'unica cosa che potremmo fare è cliccare sul pulsante OK. Se invece però andiamo a cliccare in un punto qualunque della finestra, non importa dove, ma dove vediamo il testo scritto, quindi facciamo semplicemente un clic, ci basterà andare ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andare ad incollare la stringa che abbiamo appena copiato con il clic che abbiamo fatto all'interno della finestra. Effettuando la nostra ricerca vedremo che il motore di ricerca ci proporrà una serie di siti inerenti a questo errore, come ad esempio questo qui, errore 651, cause, spiegazione e risoluzione del problema. Andando ad indagare quanto è scritto nel sito troveremo sia le cause che una serie di possibili risoluzioni al nostro problema e avremo quindi modo di risolverlo e non incapparci più. Devo ammettere di essere sempre stato abituato ad andare nei motori di ricerca a digitare manualmente tutte le stringhe relative ai vari errori che non conoscevo per fare delle ricerche. Naturalmente questo metodo è molto più veloce perché lo puoi fare, come abbiamo visto, con un solo clic, ma soprattutto ti consente di non sbagliare e trovare immediatamente tutte quante le informazioni che possono esserti utili per la risoluzione dell'errore. E detto questo, non mi resta che ringraziarti per avermi fatto compagnia nel corso di questo video, salutarti e darti, come sempre, appuntamento alla prossima!